Allora, eccoci qua. Oggi facciamo un po' gli investigatori accademici, perché abbiamo tra le mani un mistero sociologico davvero pazzesco. Il titolo della nostra analisi parla chiaro. La TV riduce la natalità, l'impatto delle telenovelas in Brasile. Pensateci un attimo, sembra quasi una provocazione, giusto? Voglio dire, come può una semplice serie TV alterare profondamente la demografia di un intero paese? Eppure, i dati che stiamo per scartabellare vi faranno letteralmente ribaltare la prospettiva sull'impatto dei media. Ok, entriamo subito nel vivo. La vera domanda qui è: in che modo una soap opera creata puramente per staccare la spina e rilassarsi la sera ha potuto ridefinire la struttura delle famiglie in una nazione enorme e complessa come il Brasile? E badate bene, non stiamo parlando di noiosi documentari educativi o di massicce campagne governative sulla pianificazione familiare. No, parliamo di pura fiction, quelle storie strappalacrime trasmesse all'ora di cena. Sembra del tutto impossibile, vero? E invece la realtà ha superato la fantasia. Punto primo. Il mistero della natalità e il rigoroso studio economico del 2012. Dunque, per capirci qualcosa, dobbiamo affidarci a uno studio fenomenale, pubblicato sull'American Economic Journal, da 3 ricercatori, Eliana La Ferrara, Alberto Chong e Susan Doria. Hanno fatto un lavoro certosino. Qual era la loro lente di ingrandimento? Le popolarissime novelas prodotte da Rede Globo, che in Brasile è un vero e proprio colosso della TV. Ora, queste soap opera non mettevano in scena dinamiche familiari a caso, assolutamente no. Ritraevano quasi sempre famiglie piccole, spesso molto benestanti, magari con 1 o al massimo 2 figli. Insomma, aprivano una finestra quotidiana su uno stile di vita supermoderno ed emancipato, che però faceva clamorosamente a pugni con la realtà tradizionale e molto più numerosa di gran parte delle famiglie brasiliane di quell'epoca. Punto 2. L'espansione di Rede Globo. Tracciare storicamente la copertura del segnale televisivo. Ora, la cosa davvero affascinante è come hanno fatto a dimostrare tutto questo. Per provare che la TV stava effettivamente causando un vero cambiamento demografico, i ricercatori hanno fatto un salto indietro nel tempo. Hanno mappato anno dopo anno l'avanzata della rete televisiva. Perché Rede Globo non ha mica coperto l'immenso territorio brasiliano dall'oggi al domani, è andata a macchia di leopardo. Da una parte c'erano zone illuminate quasi subito dal segnale, dall'altra aree rimaste praticamente al buio per un decennio più. E sapete cosa? Questa enorme differenza temporale gli ha servito su un piatto d'argento un esperimento naturale assolutamente impeccabile. Arriviamo al punto 3, la metodologia dello studio, ovvero stabilire in modo inconfutabile la causalità. Questa brillante idea di usare la linea del tempo ha permesso agli studiosi di scartare fin da subito quello che in gergo accademico si chiama bias di selezione. In pratica hanno dimostrato che non era l'emittente a scegliere furbescamente di trasmettere nelle grandi città dove le donne facevano già meno figli, ma esattamente l'opposto. La sequenza logica è chirurgica in 3 passaggi. Primo, la Rete Globo entra in un nuovo mercato locale. Secondo, boom, all'improvviso i salotti si riempiono con i drammi delle novellas. Terzo, nel periodo immediatamente successivo si misurano le scelte di fertilità di quella specifica area. Mettendo in fila questi eventi storici, la televisione viene letteralmente incastrata come l'unico vero fattore scatenante. Punto 4. I risultati demografici, i dati rivelati dall'indagine. Quindi il punto cruciale è questo. Una volta isolato l'effetto della TV, i risultati lasciano davvero a bocca aperta. Nelle aree coperte dal segnale di Globo, l'intrattenimento stava letteralmente frenando le nascite. Ma attenzione, la cosa non colpiva tutti allo stesso modo. La riduzione delle nascite si è dimostrata decisamente più forte, molto più marcata, tra le donne di status socio-economico inferiore. Pensateci, per le fasce meno abbienti, quello stile di vita patinato che vedevano in TV era un modello aspirazionale potentissimo e per cercare di inseguirlo hanno modificato in maniera radicale le proprie scelte familiari. Incredibile! Ma per capire esattamente la meccanica di questa trasformazione, dobbiamo introdurre un concetto chiave della demografia, il comportamento di arresto, o stopping behavior se preferite l'inglese. I ricercatori hanno notato una cosa super interessante. Guardare le novellas non spingeva affatto le giovani donne a rimandare il primo figlio. L'impatto vero, quello pesante, arrivava dopo, nelle fasi centrali e finali del ciclo riproduttivo. Le donne semplicemente decidevano di fermarsi prima, sceglievano di non avere il terzo, il quarto o magari il quinto figlio. Si allineavano quasi senza accorgersene alla famigliola moderna che gli faceva compagnia sullo schermo ogni sera. E ora il pezzo forte. Punto 5. La prova dei nomi.
L'evidenza definitiva e inconfutabile. A questo punto potreste giustamente dirmi: scusa, ma come fai a essere sicuro al 100% che la causa sia proprio il contenuto delle novelas e non, che so, la diffusione dei telegiornali sulla stessa rete? E qui, amici miei, arriva la pistola fumante. Spulciando i dati anagrafici di quegli anni, i ricercatori hanno trovato dei picchi anomali, quasi assurdi, di neonati chiamati esattamente come i protagonisti delle soap opera in onda in quei mesi. Una cosa pazzesca. Questo dimostra un livello di coinvolgimento emotivo profondo e viscerale. Il pubblico non teneva la TV accesa così come rumore di fondo, ne assorbiva attivamente la cultura, i modelli, le narrazioni. C'è una frase nell'abstract dello studio che riassume tutto alla perfezione. Ascoltate bene. Forniamo prove che le novelas, e non solo la televisione, hanno influenzato le scelte individuali. È una distinzione capitale. Non è stato il pezzo di plastica ed elettronica a cambiare il Brasile, è stato il contenuto emotivo, il potere puro di una storia ben raccontata che promuoveva nuove norme sociali. Si è intrufolata nelle menti e ha guidato, nell'intimità delle case, la pianificazione familiare di milioni di persone. E tutto questo ci porta a un'unica potente verità. Un singolo mezzo di intrattenimento è riuscito a rimodellare l'impalcatura stessa di una società. Delle storie inventate alla sera hanno letteralmente abbassato i tassi di natalità reali. Vi lascio con una grande riflessione conclusiva. Se una semplice, un po' ingenua soap opera degli anni 80 o 90 ha avuto il potere di cambiare quante vite nascevano in un paese, in che modo i contenuti iperpersonalizzati e infiniti che scorriamo oggi sui nostri smartphone stanno segretamente plasmando le nostre decisioni e la società di domani? Pensateci su, e noi ci sentiamo alla prossima analisi.